chiamo Guido, come si vede faccio questo servizio ormai da quando avevo ancora i capelli. Allora niente, noi portiamo avanti questo discorso perché tanti governi hanno cercato di minimizzare, di nascondere, di far dimenticare questa che è più che una vergogna, è una strage, non voluta ma consapevole. Detto questo, facciamo subito un punto geografico dove ci troviamo adesso. Estremo ovest del Friuli Venezia Giulia, a 200 metri dal confine con il Veneto, all'epoca provincia di Udine, oggi provincia di Pordenone. Sicuramente avete letto, avete visto qualche film, qualcosa, e avete sentito che questo impianto è stato costruito dalla SADE. Non era altro che una società per azioni privata fondata dal conte Volpi di Misurata con altri paio di magnati che hanno messo il capitale. Questa società è stata fondata subito dopo la prima guerra mondiale, costruiva impianti elettrici, cioè impianti idroelettrici, produceva energia e vendeva energia da privato. C'era tanto bisogno nel dopoguerra per la ricrescita e la ricostruzione. Già negli anni 30 aveva costruito 3 bacini in Cadore, più uno a Pontesei in Val d'Isoldo. Tutti questi bacini erano comunicanti tra loro e l'acqua confluiva al Vajont e attraverso il ponte tubo che dopo vedremo andava ad alimentare la nuovissima centrale di Soverzene, una delle più grosse d'Europa. Naturalmente l'acqua continua a confluire al Vajont anche oggi. Se avevano questi impianti già in funzione, che scopo aveva costruire un altro impianto? Partiamo dal presupposto, ragazzi, che i bacini già esistenti erano abbastanza ridotti, perciò durante la stagione estiva andavano in difficoltà a gestire l'acqua sia per le turbine sia per l'irrigazione del Basso Veneto. La SADE aveva bisogno di un bacino di scorta. Il Vajont è nato come un bacino di scorta, non come centrale idroelettrica, anche se era già in progetto di ampliarlo successivamente. Arrivano i tecnici della SADE qua al Vajont. Questa valle all'epoca era più lunga di 5 km, aveva un'altezza media di utilizzo di 200 metri, una larghezza media di 1 chilometro. La SADE incarica l'ingegner Carlo Semenza per un progetto eventualmente da costruire al Vajont. Una premessa: il primo progetto doveva essere costruito molto più a monte con un'altezza di 130 metri. Il secondo è stato modificato e con il terzo, che doveva essere in questo posto dove è adesso, questa diga non doveva superare i 200 metri allo sfioro per un invaso utile di 78 milioni di metri cubi. Solo il Vajont copriva ad una volta e mezza tutti i bacini già esistenti messi assieme. Avrebbero risolto il problema della siccità. Nel 1939, a progetto ultimato, si presentano all'allora il governo fascista per avere la concessione alla costruzione. Logicamente il governo manda qua i suoi tecnici, fanno i loro rilievi e non danno nulla osta. Per loro era pericoloso. Nel frattempo il conte Volpi di Misurata passa a ministro del tesoro al governo. Questo sarà importante dopo per i finanziamenti a fondo perduto. Aspettano pazientemente il decorso del secondo conflitto mondiale e nel dicembre del 1945, quando in Italia c'era il caos più assoluto, tornano alla carica per questa concessione. La commissione doveva essere composta da 33 elementi. Con l'alzata di mano di 13 hanno il permesso per la costruzione della diga sul Vajont. Inizio costruzione diga vero e proprio gennaio 1957, termine settembre 1959. Ci lavorano medialmente 400 persone a ciclo continuo e durante la costruzione di solo questo impianto 6 persone perdono la vita. Proviamo a immaginare che qualsiasi di noi qua presenti adesso all'epoca fosse stato un imprenditore e che un suo dipendente avesse perso la vita in un cantiere. Sarebbe stato incriminato, senza ombra di dubbio. In questo caso qualcuno di potente ha decretato che 6 su 400 non è una percentuale rilevante e di conseguenza neanche una denuncia. Parliamo un po' della diga. La diga
all'epoca la più alta del mondo, ma questo non è assolutamente importante. Quello che è importante è il modo che è stata appunto progettata e costruita. Già in maniera futuristica, e sarebbe il doppio arco. Cosa vuol dire? È tondeggiante sia in orizzontale sia in verticale. La rotondità orizzontale viene data dal sistema a conci, che è un sistema rubato dai romani, e quella verticale invece da un fuoriasse. La diga non è in asse, è spostata di 7 metri verso la valle sottostante, che ti dà quella rotondità. Con la costruzione a conci, praticamente l'ingegner Caldo Semenza ha escluso gabbie metalliche di armatura all'interno dei getti del calcestruzzo. Gli unici ferri che noi vedremo sono solo laterali e in verticale e servivano a sostenere i telai, logicamente, per fare il getto del calcestruzzo. Questa diga è stata progettata per sopportare un certo carico limite e con l'evento della frana questo carico è stato superato di 7 volte. Un'altra particolarità della diga: non è ancorata alle spalle della montagna. Ricordiamoci dopo, quando arriveremo dall'altra parte, di guardare attraverso l'ultima rampa di gradini. Guardiamo l'appoggio e noi vedremo che c'è una guarnizione bituminosa che separa l'appoggio stesso dalla diga. Questa guarnizione, che è da ambo i lati, logicamente serve ad ammortizzare la dilatazione del manufatto e eventuali movimenti delle montagne, che sono due ben distinte. I rettangoli che vedete, regolari e non, sul muro della diga, ogni singolo rettangolo è un getto singolo di un singolo concio. Non sono legati tra loro, sono getti singoli. A fare la tenuta ci pensava appunto la pressione dell'acqua, che poi scaricava appunto sui lati. Questo che sporge della diga da questo lato è 1/5 della sua reale altezza. Parliamo della frana. Quello alla mia destra in alto, in secondo piano, quello alto, quello bianco, ma fa parte tutto del monte. Quello bianco, qua si vede una minima parte del distacco. Quello comunque è il monte Toc, tutto quello grande sopra. Dalla parte opposta abbiamo tutto un costone di roccia. All'epoca logicamente andava più a lungo verso Erto il costone di roccia. Tutto quello che c'è in mezzo, ragazzi, tra il monte Toc e il costone di roccia è frana. La strada è frana, per capirci. Non vediamo la fine della frana, è lunga 2,5 km circa, ha un'altezza media di 400 metri, una larghezza oltre 1 chilometro. A spanne siamo dai 270 ai 280 milioni di metri cubi. Ad oggi la frana storica più grande d'Europa, la più grande frana al mondo causata dall'essere umano. Proviamo ad immaginare, perché non è possibile altrimenti, che tutta questa enorme massa fosse ancorata lassù sul monte Toc. Allora qua a valle abbiamo il punto più basso, che siamo a 1360, e verso il monte dall'altra parte superiamo i 1400. Ne esce fuori un bel falso piano, donato dal Doge di Venezia agli abitanti di Casso perché potessero viverci logicamente. E infatti puntualmente all'inizio di ogni primavera quasi tutto il paese scendeva con gli animali e tutto quello che ne andava dietro, si trasferiva sul monte Toc e là estraeva la propria economia fino all'arrivo della prima neve. I contadini sul Toc, la Sade sulla diga, apparentemente nessun problema. Solo che quando c'era da scavare tunnel per il passaggio dell'acqua, soprattutto nella roccia, si usava dinamite. Le vibrazioni appunto procurate dalla dinamite si ripercuotevano per tutta la valle. Oggi gli animali scappano su per la montagna, domani hai una crepa nuova nella stalla, dopodomani hai problemi a chiudere le imposte delle casere. Cosa fanno i contadini? Si riuniscono in un comitato per affrontare questa Sade, che già là era utopia. Comunque, l'unica cosa che riescono ad ottenere è che una commissione di controllo venga su al Vajont. Il problema grosso però era che del 90% dei componenti di questa commissione di controllo aveva partecipato alla progettazione. Di conseguenza
4 volte sono venuti, 4 volte se non sono andati, 4 volte non hanno risolto assolutamente niente. A questo comitato si affianca anche una giornalista, una certa Tina Merlin, che scriveva sul quotidiano L'Unità. Puntualmente quasi ogni giorno, quando pubblicava articoli, foto delle angherie che subivano questi poveri disgraziati, logicamente sempre contro le Assade. Dopo diverse denunce subisce un processo che la vede colpevole di falso. Bisognerà aspettare 1 anno e mezzo, quando dopo in appello le cose che lei appunto pubblicava sono ormai evidenti alla luce del sole, ed ecco che verrà scagionata. Primi mesi del 1959 la SADE fa richiesta di ampliamento, non più quota 200 allo Sfioro come il progetto originale, ma 2,62. Questo logicamente variava il volume dell'invaso. Da 78 si passava a 150 milioni utili. Ma perché questa manovra, se 78 gli bastava già? Conte Volpi di Misurata lo sapeva bene, perché era dentro il governo, e sapeva bene che quei primi anni 60 tutti i produttori di energia privati sarebbero stati assorbiti dalla nuova società a partecipazione statale. In questo caso, questo che era un bacino, più volume avesse avuto, più valevano le azioni al momento del passaggio di proprietà. La diga è stata costruita già con l'ampliamento e i permessi non sono mai arrivati. Primi mesi del 1960, impianto finito, terminato, fanno l'inaugurazione, tutto quello che ne va dietro, però si fa la prova anche dei primi invasi. Ma ora che si riempie questo bacino di 5 km, ragazzi, solo quel vaglione hai voglia. E comunque arriviamo al 4 novembre del 1960. Il livello era relativamente basso e si stacca una massa che non era prevista da nessuno, circa 700.000 metri cubi. Entrano nell'acqua, fanno un'ondata, ma non fanno danni né a persone né a cose. Però evidenziano un problema molto più grosso. Tutto intorno, praticamente, al perimetro esterno, si verifica una fessura continua e ogni qualvolta la SADE variava il livello, questa si allargava e si fermava. Decidono di chiamare un geologo che era già stato interpellato prima ancora della costruzione, un certo Müller, un austriaco, e che aveva praticamente sconsigliato questa costruzione. Questa volta viene richiamato per un approfondimento. Questa volta non è da solo col suo staff, gli viene affiancato un geologo fresco di laurea, con sistemi innovativi logicamente appunto di ricerca. Scoprono diverse cose, e tra le altre che c'è la possibilità che una massa tra i 150 e i 200 milioni di metri cubi si possa staccare dal monte Toc proseguendo con gli invasi. Noi sappiamo però anche che un altro geologo che era sul libro paga della SADE era quello che praticamente, un certo Giorgio Dal Piazzi, era quello praticamente che forniva le relazioni al Ministero. Lui di parte, le relazioni logicamente di parte. Ed è quello che ha sempre minimizzato il discorso. Bisogna pensare a salvare il salvabile. La SADE è verso la fine della costruzione, ha investito tantissimi di quei soldi che, se adesso molla tutto, praticamente è un fallimento per la società. Per salvare il salvabile ci sono 2 opzioni. Uno, far scendere questa frana a settori per alleggerirla, però se noi la facciamo scendere a settori intacchiamo il volume del bacino. La seconda, ideata da Mario Pancini, scavare un tunnel, andare verso monte per un paio di chilometri, logicamente dall'utilizzo. Se questa frana scende non verrà più utilizzato il bacino a valle, però tramite questo tunnel che fungerà da bypass si utilizza il bacino restante a monte e una volta venduto salviamo il salvabile. Durante la costruzione di questo tunnel l'ingegner Carlo Semenza si mette in contatto con il professor Ghetti dell'Università di Padova e decidono di fare un modellino in scala del bacino per fare una prova logicamente.
la fanno a 9 di Vittorio Veneto, nella centrale dell'Enel, stabiliscono la quota di sicurezza 700 metri sul livello del mare, quota dell'acqua. Non è a caso questo 700 metri, perché quando il bacino era quota 700, i 150 milioni ne uscivano tutti tondi tondi e buttano dentro una massa in proporzione, ma non in proporzione ai 200 milioni, neanche a 150, buttano in proporzione a 50 milioni di metri cubi. Se fosse successo il Vajont avrebbe sollevato un'ondata di una trentina di metri, ma se noi guardiamo il muro della diga non si accorge nessuno, c'è un'onda alta 30 metri, e tengono buono il verbale sulla quota di sicurezza anche la sera del 9 ottobre 63. Allora io vi dicevo, questa massa ogni qualvolta variava il livello si spostava. Provate a immaginare questi poveri disgraziati di contadini, se già avevano problemi con le vibrazioni provocate dalle dinamite, una massa che si sposta, e notate che è arrivata a essere aperta una decina di metri la sera del 9 ottobre, logicamente genera un effetto sismico. Questi disgraziati hanno convissuto 3 anni con boati, con crolli, con morie di animali rimasti sotto le stalle, con le crepe sulle case e via discorrendo. È stato calcolato che la sera del distacco definitivo ha generato un evento sismico pari a 7,8 della scala Mercalli. Per fortuna era superficiale, comunque l'unico registrato in Norvegia. Siamo nell'ottobre del 1961, muore il progettista Carlo Semenza, muore di infarto. Gli succederà un certo Alberico Biaden, questo signore ha potere decisionale. Finalmente nel 62 Sade dovrebbe passare a Enel, però non è un discorso definitivo perché manca ancora l'ultima prova di invaso, quella che ci concederà il collaudo. Senza collaudo non può passare a Enel. 9 ottobre 1963, 22,39, il livello del bacino è a quota come da prova sul modellino, 700 metri, questa si muove, ma non si muove come le altre volte, come se qualcuno o qualcosa la spingesse. In tempo zero raggiunge la velocità di 90 km/h con i quali va a impattare l'acqua di metà bacino. Provate a immaginare, lo so che è difficile, è quasi impossibile, un'onda unica, gigantesca, in contemporanea, che fa 3 punti cardinali, nord-est, nord e nord-ovest. Partiamo da nord-est, dove metà bacino non era interessato alla frana. Si forma ugualmente un'ondata anomala tipo un tsunami, per capirci. Si dirige verso monte, praticamente verso Erto. Prima di Erto c'è una frazione che si chiama Le Spesse, uno sperone di roccia con 25 case. Si infrange su quello sperone di roccia e viene deviata dalla parte opposta, dove raggiunge il punto più alto della deviazione. Cancella 2 frazioni anche dalla carta geografica e in senso antiorario fa il giro del bacino a monte, porta via tutto quello che trova a livello stradale, case, chiese, ponti e tutto quello che ne va dietro. Erto non viene toccato, era la parte più bassa della deviazione, perciò se andate a Erto che vedete in basso case diroccate non è stato il Vajont, perché sono state abbandonate. L'unica cosa che potete vedere a Erto che è stata allungata, entrando in centro storico da questa direzione c'è una casa sulla destra, subito dopo sul prato c'è un traliccio piegato dall'ondata di quella sera. I morti della valle sono tutti delle frazioni, nessuno dei centri abitati, sono 158. Sul fronte nord immaginate un muro di acqua e detriti che si impenna lungo come tutta la frana. Una parte di questo muro si infrange con i costoni di roccia e torna indietro, una parte supera questo costone di roccia, arriva a Casso. A Casso fa tantissimi danni nelle case dei privati, scoperchia a metà tetto della scuola elementare, sotto dormivano 2 insegnanti, va ancora su, va tanto su che si infrange sui costoni del Monte Salta ben più in alto di Casso. Poi per forza di gravità logicamente scende e torna da dove era partita, però ormai qua è pieno
e prende la strada per Longarone, praticamente segue a ruota quell'enorme devastante che è andata verso Longarone. Quella che appunto è andata verso Longarone è stata valutata su un volume solo di acqua su una cinquantina di milioni di metri cubi. Si impenna, spoglia il costone della montagna, dopo vediamo fin dove è arrivata, si incanala nella gola, si compatta, acquista peso e di conseguenza velocità. E questa massa enorme compatta produce uno spostamento d'aria che è stato paragonato allo scoppio della bomba atomica di Hiroshima. Chi era di fronte praticamente è stato devastato dall'aria. L'acqua e i detriti, logicamente molto più pesanti, scende nell'alveo del Piave, ferma il Piave che torna a monte per 5 km, scava una buca di una cinquantina abbondante di metri di profondità e un'ottantina di diametro, prende il tutto, lo butta sopra il Longarone, l'ondata di ritorno cancella metà paese di Codissago. Tutto questo, signori, in 4 minuti. Addirittura noi abbiamo un cimitero monumentale con 1910 lapidi e le rispettive tombe. Noi sappiamo con certezza che di tombe che contengono realmente qualcosa non arriviamo neanche al 50% e non è detto che il nome corrisponda. Ma da dove saltano fuori questi numeri? Vai in censimento, ma un censimento si fa con l'anagrafe e con la chiesa. Adesso non c'è? Hanno fatto praticamente questo censimento per conoscenza, per parentela, per vicinato. Poi quella sera a Longarone non c'erano solo gente di Longarone. Noi sappiamo con certezza che succede ogni anno che il giorno 9, l'8 e il 9 rientrano tutti quelli che fanno la stagione all'estero, specialmente i gelatieri. Quelli che erano in Austria dovevano per forza passare per la Valle del Piave. C'era una partita di Coppa quella sera, mi sembra, se non sbaglio. Ragazzi, per farla breve, ci sono centinaia e centinaia di denunce di scomparsa di persone che non erano del posto. Non hanno contato chi si è tolto la vita subito il giorno dopo. Chi è morto di nebbia si è lasciato proprio andare perché ha perso tutto. Ultimi, non ultimi, qua a Erto erano bloccati 2 venditori ambulanti di frutta e verdura della bassa trevisana e non potevano scendere perché la strada era chiusa dalle forze dell'ordine. Se noi andiamo in questo Urabelluno, ancora oggi è depositata una denuncia di scomparsa di un intero pullman di turisti irlandesi che si presume fosse sotto la confluenza del Maeco e Piave. Non sono 1910, assolutamente. Se voi andate al mio paesello, che è tanto bello, sulla via principale, su una casa c'è scritto a caratteri cubitali, un po' grezzo il discorso. Comunque scrive Sade più Enel più governo uguale 2500 morti. Ora io mi auguro chi abbia sbagliato, ma di tanto. Ragazzi, non si sa ancora oggi il numero effettivo delle vittime del Vajont. Adesso entreremo nel coronamento. Stavano costruendo. Cos'era la Fora del Diavolo? Era il punto più profondo di tutta la valle, però il punto più vicino per attraversarlo. C'era il famoso Ponte Colombert, una piazzola, un'osteria con stanze e una chiesetta dedicata a Sant'Antonio. Chiesetta che per non invasarla è stata parzialmente smontata per essere ricostruita all'uscita del tunnel. Il materiale era là adagiato, solo che l'ondata ha portato via tutto logicamente. E poi la strada proseguiva dolcemente verso Erto, non era ripida come oggi. In previsione della chiusura appunto di questa strada con la costruzione della diga, la SADE costruisce la strada nuova per Erto, che era su questa cuoca, cioè a 725, e andava fino a Erto in piano. Scava le gallerie, quella curva giù in basso
quella stretta prima del semaforo, arrivando in su, si scendeva lungo il costone, c'era il ponte e vi faceva riprendere l'imbocco della strada originale. Quella strada è percorribile, ossia possiamo percorrerla anche noi comuni mortali, però possiamo farlo solo un giorno all'anno, quando fanno la manifestazione dei percorsi della memoria. Questo normalmente succede ogni ultima domenica di settembre. Una curiosità che vi posso dare: toccate la cascata di fronte con mano, vi mettete fuori e la toccate. Tra le tante cose che sono belle e interessanti. Così a colpo d'occhio, cosa vi dice quella fotografia? C'è già stata una frana, quella famosa frana del 1960. Il fronte, che non abbiamo a propria percezione, comunque è lungo 300 metri. Qua noi vediamo com'era il bacino, sì, ma manca un pezzo di quasi 2 chilometri. Quello che gira dolcemente a sinistra, dietro quel famoso sperone che vi ho detto che ha deviato l'ondata. Se guardate sopra il piano di scivolamento sul Monte Toc, vedete che ci sono stalle, case, si vede poco perché c'è la neve. Vedete la diga finita, come era finita. Questa diga, questa strada sopra era carrabile, era larga 3,40 m, non aveva il guardrail, aveva solo il corrimano alto 1 metro, tipo quello dei nostri balconi. Non oso immaginare il guardiano che abitava su quella casa bianca a sinistra, che alla sera si faceva il giretto, magari dopo cena con un bicchiere rosso, e la bicicletta per... Va bene, è stato bravo comunque, mi spiace che è morto, ma è morto in servizio, non era a casa, quella volta non ha attraversato il coronamento. In fianco a destra noi vediamo che c'è una costruzione enorme a 2 piani con le vetrate. Quella fungeva da cabina di controllo di tutto l'impianto, esatto. Dopo andiamo a vedere dove era esattamente e cosa ne è rimasto, logicamente. Invece sul grafico a destra noi vediamo evidenziato dal blu i servizi che fa la diga oggi. Praticamente fa solo da condotta e basta. Se partecipate a quella manifestazione, vi accompagnano a vedere l'hangar dove si trovava la turbina. La turbina quella sera era in funzione e solo con la pressione di esercizio amplificata dalla spinta della frana è stata divisa in 2 pezzi. Hanno trovato un pezzo solo a 8 km più avanti. Quell'enorme costruzione si trovava esattamente qua. Tutto quello che ne è rimasto lo troviamo dentro la teca. Ora, guardando da fuori superficialmente, vedete solo un pezzo di cemento, ma se andate sopra vedete una parte del pavimento. Bisogna salire per vedere appunto le piastrelle, quelle piccole ingresche che si usavano nei posti pubblici. Io invece vorrei attirare la vostra attenzione su questa fotografia. Questa è stata scattata dall'interno verso l'esterno. Cosa si vede? Allora signori, questo era uffici della SADE e dell'Enel. Questo era il villaggio degli operai, che si trovava esattamente di fronte alla chiesa dove ci siamo trovati. Si sviluppava dall'uscita del tunnel fino alla prima curva, quella che gira a sinistra. Là c'era ricostruita quell'osteria che parlavamo prima, che era giù da De Colombert, ricostruita, solo che l'ondata ha spazzato via tutta la famiglia. Ora, quella sera qua, c'era un solo operatore, un certo Romano Bristot, però c'era da fare manutenzione a Pontesei. Pontesei è la valle subito oltre Mongarone. Siamo distanti dai 15 e 20 km. Lavorano là durante il giorno, alla sera vengono qua, mangiano e dormono. Quella chiesetta dove ci siamo trovati ricorda la chiesetta originaria di Sant'Antonio, ricorda quei 6 che hanno perso la vita durante la costruzione e ricorda quei 60 che dormivano qua quella sera. Io vi ho detto anche che non ci sono stati
morti nei centri abitati, ma la mattina successiva nel bosco, quello alto, sopra Casso, hanno trovato diversi cadaveri. Non erano gente di Casso, erano corpi praticamente degli operai che dormivano qua sotto e sono stati portati da su. Quella valle è Longarone. Noi sappiamo che come architettura risale all'epoca del ma per vedere qualche edificio che è rimasto in piedi praticamente il 10% di tutto Longarone, bisogna andare in centro e farsi 1 chilometro verso monte. È stata ricostruita tra gli anni 70 e 80 e quella volta il sistema di ricostruzione era questo. L'unica cosa che hanno cercato di fare abbastanza buona, di ricostruire gli edifici di riferimento esattamente dove erano. Ragazzi, sono là a millimetro, però sono più in alto di 7 metri. Tant'era il volume dei detriti e delle rovine di Longarone. L'unico edificio che è stato scavato per trovare il pavimento originale è la chiesa. Noi sappiamo, andiamo in qualsiasi paese, fai la via principale, oltre i bar arrivi la chiesa, inevitabile. Certo. Qua anche arrivi la chiesa, ma arrivi in fianco a metà costruzione. Per vedere il pavimento originale, anzi ve lo consiglio dopo quando rientrate, si scende, non si va sul piano dove fanno le funzioni, si va sul piano sotto e hanno allestito una specie di museo dei reperti appunto trovati in giro per il Fiave, reperti della chiesa dell'epoca. Per la prova del collaudo, già a quota 700 una parte era inzuppata e appesantita. Immaginatevi 15 metri di più per una lunghezza di 2,5 km, per uno spessore stimato di 150 metri, quanta acqua ha assorbito, di quanto è salita di peso. Quando loro hanno raggiunto appunto questa quota e questo volume, il volume si parla intorno ai 168 milioni di metri cubi, hanno registrato il volume e la quota. In teoria avevano praticamente quell'auto in tasca, però questa si muoveva medialmente di 9 cm ogni 24 ore. Se la sono fatta sotto, hanno aperto gli scarichi per arrivare più in fretta possibile alla quota di sicurezza come da prova sul modellino. L'unica cosa che non avrebbero dovuto fare. Sì, per tirare giù il tutto. Esatto. Questo è un discorso dei geologi, che è anche abbastanza logico, voglio dire. Nel 2013, per il 50°, dietro la denuncia della figlia del notaio Chiarelli di Belluno, che era quello che si occupava degli espropri qua in valle, hanno aperto un'inchiesta perché proprio quel pomeriggio 2 dipendenti della centrale di Soverzene hanno lasciato l'ufficio e hanno detto al capo ufficio, un certo Rivis quella volta, noi andiamo su a vedere la frana. Perché proprio il 9 ottobre in fretta e furia espropriare lotti in quota di una massa che si era già spostata di 10 metri? Perché nell'ufficio del notaio Chiarelli proprio il 9 ottobre per questi espropri c'era un dirigente dell'Enel e un avvocato a distanza appunto di scrivania. Il notaio Chiarelli di Belluno, per aver sentito il dialogo tra questi due, gli hanno chiuso l'ufficio per 1 anno. Perché questa inchiesta è stata chiusa? D'accordo, è stata chiusa l'inchiesta perché non ci sono più responsabili. Ma perché è secretata? Lascio pensare a voi. Bene, parliamo della farsa. Allora, come di pertinenza, il processo si sarebbe dovuto celebrare a Belluno, ma per motivi di ordine pubblico è stato spostato all'Aquila. Allora io non voglio dire che i testimoni qua della valle, essendo contadini, vivessero al baratto, ma anche soldi per investire sul viaggio, per notamento e mangiare, ma poi oltretutto avevano anche gli animali da accudire. Allora solo grazie allo sponsor del giornale per cui scriveva la Merlin, il 10% di tutti i testimoni della valle è riuscito ad andare a testimoniare. Logicamente non a tutte le udienze, quelle che sembravano più significative.
Apertura ufficiale del processo nel giugno del 1964. Ci sono 13 imputati, si presentano in 12 perché l'ingegner Mario Pancini si toglie la vita il giorno prima. In appello 6 sono fuori. Questo processo è durato più di 8 anni in penale. In Cassazione rimangono 3. Uno di questi è un certo Alberico Biadene. Questo signore doveva dare l'allarme e doveva provvedere all'evacuazione delle zone a rischio. 5 anni e 8 mesi. 3 anni gli vengono condonati, mette piedi in carcere, ci sta 6 mesi, poi spunta fuori un progetto a detta fosse fatto da lui per le migliorie di certe zone del carcere, tra queste anche la mensa, e viene rilasciato per buona condotta. C'è uno del Ministero, un certo Sensidoni, che è quello che doveva verificare le relazioni geologiche. Questo signore si prende 3 anni e 8 mesi, pure lui, condonati 3, deve farsi 8 mesi di galera, purtroppo ha problemi di salute e praticamente all'epoca non esistevano neanche i domiciliari. Poi c'è un signore quasi sconosciuto nella storia del Vajont, un certo Almo Violin, che si trova in Cassazione. Poi verrà assolto per non aver commesso il fatto, ma cerchiamo di capire chi era questo qua che si trova là. Nel secondo semestre del 1960 la SADE si accorda con l'allora sindaca di Erto per la strada della circolazione del bacino. La SADE non ha problemi, cominciamo oggi. Oggi cominciamo i lavori di sbancamento, domani i lavori sono bloccati da un certo ingegner Desidera, direttore del Genio Civile di Belluno, perché non avevano le autorizzazioni necessarie. Dopodomani l'ufficio dell'ingegner Desidera è vuoto, è stato trasferito non si sa dove, però lontano dalla SADE. Chi subentra? Almo Violin. Ecco, questa è la presenza di Almo Violin in tutta la storia del Vajont e adesso si trova in Cassazione imputato. Cosa ci faceva là questo signore? Questo signore doveva fare da capo espiatorio per qualcuno che, se fosse andato male il discorso, si sarebbe assunto la colpa e la responsabilità. Adesso, signori, sono passati 59 anni e secondo gli atti del processo abbiamo ancora il principale imputato, ma non è punibile. Vi do un aiuto, adesso in questo momento ci sta guardando il Monte Toc. È stato girato sugli atti del processo praticamente un discorso natural catastrofico che non era prevedibile. Praticamente il colpevole il Monte Toc, cioè chi ha lasciato scendere la frana. E così sono tutti fuori, non ha pagato, a parte Biadene che ha pagato 6 mesi. Dopo non si sa se sia stato risarcito per quei 6 mesi, questo non è dato sapere. In Italia chi ruba una gallina va dentro, non è chi fa delle Miliardi invece